Oggi siamo a meno 5 gradi e il torrente è quasi completamente ghiacciato. Questo non è neve, è tutta ghiaccio questo. Dici? Cinghiali? Cioè di estate di qua non riesci a passare. O ti porti il macete, altrimenti non passi. Adesso abbiamo trovato un ramo più grosso di questo torrente. È un torrente vergine, non ci siamo mai stati. Le pareti sono ghiacciate. E Andrea ha deciso di scavare là. Mi fido di lui oggi perché sono alquanto incasinato di attrezzatura. Andrea ha deciso di fare lo scavo dietro questo sasso grosso. Ha già trovato un piccolo campione che è lì ma non si vede, dopo lo... Ah, l'ha già messo via, ok. E più tardi li vedrete tutti. La sua attrezzatura, la sua canaletta l'ha piazzata a monte rispetto della mia, mentre la mia l'ho messa là dove c'è quella piccola strozzatura del torrente. Lui fa lo scavo lì, io invece lo scavo lo faccio leggermente a valle dietro la canaletta dove c'è quella piccola sporgenza lì. Vediamo se ha raccolto più di lì o più di là. Comunque ottimo, abbiamo già trovato oro, quindi vuol dire che questo torrente è un torrente aurifero. Adesso qua l'ho già fatto, però vi faccio vedere. Se io sposto un sasso di questi, se riesco, perché sono tutti congelati, sotto c'è il ghiaccio, vedete? Tutto ghiacciato. Quindi cosa devo fare? Devo immergere un po' d'acqua che è sopra allo zero e bagnare la zona per sciogliere il ghiaccio del terreno. Vedete? Adesso sono già più molli. Come avete visto sto usando la procedura del bagnare col badile. La canaletta, adesso ho versato il primo materiale. Andrea mi sta chiamando. Andrea non mi chiama mai inutilmente. Trovato qualcosa? Miseria, è tutto oro quello? Olla. Alla faccia dei puntini. Sì, farà anche freddo, ma almeno. Caspita. Ma sapevate che esiste una leggenda che parla di una vallata in cui le strade erano lastricate d'oro? Se volete sapere il segreto di questa vallata perduta, vi consiglio di seguire questo video fino in fondo. Mettetevi comodi, perché quella che sto per raccontarvi non è solo una storia di neve e rocce, ma una leggenda che profuma di paradiso perduto. Sapete, oggi vediamo il Monte Rosa come un gigante severo, un muro di ghiaccio eterno. Ma si dice che secoli fa, proprio nel suo cuore più nascosto, ci fosse una valle incantata, la Verschwundene Tal, la Valle Perduta. Immaginate un luogo dove l'inverno non arrivava mai. Lassù, tra le creste più alte, il clima era mite, quasi una primavera perenne. I pascoli non ingiallivano mai e, questo è il dettaglio più incredibile, le rocce non erano solo pietra grigia, trasudavano oro puro. Le vene di metallo prezioso erano così ricche che i pastori non dovevano nemmeno faticare in miniera.
Gli bastava camminare e raccogliere l'oro da terra, come se fossero frutti caduti dagli alberi. All'inizio, quegli uomini erano gente per bene, pastori laboriosi che vivevano in pace con la montagna, ringraziandola per ogni dono. L'abbondanza, se non è accompagnata dall'umiltà, finisce per corrompere il cuore. Quei pastori diventarono talmente ricchi da perdere la testa. Iniziarono a pavimentare le strade con l'oro, per pura ostentazione. Ma l'offesa più grande alla terra fu un'altra. Divennero così arroganti da usare il latte delle mucche per lavarsi i piedi, buttando via quel sangue bianco che era la vita stessa della montagna. La goccia che fece traboccare il vaso fu l'arrivo di un povero viandante. Bussò alle porte chiedendo un po' di asilo, ma venne scacciato tra le risate e il disprezzo. Quell'uomo, dicono le storie, non era un comune mendicante, ma un segno del destino. Quella stessa notte, il cielo si fece nero come la pece. Una tempesta spaventosa, mai vista prima, si abbatté sulla valle. Non era una nevicata normale. I ghiacciai circostanti iniziarono ad avanzare con una velocità soprannaturale, come enormi onde di cristallo. In poche ore, ogni casa, ogni chiesa e ogni vena d'oro venne sigillata sotto centinaia di metri di ghiaccio eterno. La valle perduta era svanita per sempre. La leggenda era così sentita che qualcuno decise di non arrendersi. Nel 1778, 7 ragazzi di Gressonei, i famosi 7 giovani, decisero di sfidare la sorte. Armati di coraggio e poco altro, scalarono il Monte Rosa convinti di ritrovare il paradiso e le sue miniere d'oro. Quella del 1778 non fu una passeggiata, fu un atto di fede. Questi 7 ragazzi, tra cui figurano nomi come Valentine, Joseph Beck, Joseph Zumstein e altri, non erano scalatori professionisti. Erano cacciatori, pastori e cercatori di cristalli. Dimenticate Gore-Tex e ramponi moderni. Salirono con scarponi chiodati, pesanti mantelli di lana cotta, lunghi bastoni di frassino dalla punta ferrata, gli antenati della piccozza, e scorte di pane di segale e lardo. Dopo 2 giorni di fatica, raggiunsero un ammasso roccioso che spuntava dai ghiacci, oggi noto come End de Kungsfels, roccia della scoperta, a circa 4178 metri. Quando arrivarono in cima e guardarono verso nord, non videro la Valle Dorata. Videro l'immensa distesa del ghiacciaio del Gorner e, in lontananza, le verdi valli svizzere di Zermatt. Anche se non trovarono l'oro, quel momento segnò la nascita dell'alpinismo moderno. Per la prima volta l'uomo saliva così in alto non per necessità, ma per curiosità e sete di conoscenza. Come ogni leggenda, ha sempre un fondo di verità. Quindi, come è potuto accadere che in un paradiso fiorito si trasformasse in un inferno bianco? Ma la risposta non sta solo nel mito, ma in un evento reale e terribile, la piccola età glaciale. Immaginate di vivere nel 1300, per secoli il clima è stato dolce, ma improvvisamente tutto cambia. Le estati si accorciano, diventano piovose e pallide, mentre gli inverni si trasformano in giganti di gelo che sembrano non voler finire mai. Non è stato un cambiamento di un anno, ma in secoli. Per farvi un esempio, in Inghilterra sul fiume Tamigi il gelo era così profondo da ospitare intere fiere sul ghiaccio, mentre quassù sulle Alpi accade qualcosa di ancora più spaventoso. I ghiacciai incominciarono a camminare. Le cronache dell'epoca ci tramandano racconti da brividi, in cui i contadini, i valser, guardavano fuori dalle loro finestre e anno dopo anno vedevano quel muro azzurro e immobile farsi sempre più vicino. Vedevano il ghiaccio schiacciare i pascoli, abbattere i fienili e infine inghiottire intere case. Furono costretti a fuggire, abbandonando tutto ciò che i loro padri avevano costruito, e proprio in questo momento di terrore che la realtà diventa leggenda. La Valle Perduta non è altro che un ricordo di quei territori che il ghiaccio si è lentamente mangiato. I passi montani che i valser usavano come ponti per scambiarsi oro e merci vennero sigillati da lingue di gelo alte decine di metri. Quello che prima era un prato verde divenne un deserto bianco e invalicabile. Per le comunità del Monte Rosa fu un dramma totale. Famiglie che parlavano la stessa lingua e vivevano a poche ore di cammino si trovarono isolate per secoli. La montagna non era più una casa, ma un muro inespugnabile. Quel paradiso di scambi era svanito, inghiottito dal freddo. Oggi, però,
la scienza ci dà una spiegazione che sembra uscita dal mito, e cioè quella famosa punizione divina, come racconta la leggenda, che oscurò il cielo, ebbe un nome reale. Furono le colossali eruzioni dei vulcani indonesiani, in primis il misterioso Samalas. Le loro ceneri furono così imponenti da creare un velo nell'atmosfera, oscurando il sole e facendo crollare le temperature. Per un popolo che viveva a 2000 metri, come i Valser, quel velo vulcanico significò la fame, la fine dei commerci e la nascita di un mito che dura ancora oggi. Ma chi erano questi uomini capaci di sfidare il Monte Rosa? I Walser sono un popolo di origine germanica, provenienti dal Vallese, in Svizzera, che a partire dal XII secolo colonizzò le testate delle valli alpine, stabilendosi dove nessuno osava vivere. Sapevano coltivare segale e orzo a quote proibitive e avevano selezionato razze bovine resistenti al freddo estremo. Le loro case, gli stadel, sono capolavori di ingegneria. Sono costruite su funghi di pietra e legno che separano il granaio dal suolo, per impedire l'umidità e tenere lontani i roditori dalle preziose scorte invernali. Erano uomini liberi. In cambio della colonizzazione di terre selvagge e della protezione dei passi montani, i signori feudali concedevano loro ampie libertà e il diritto di autogovernarsi. Per i Walser, la Verschwundene Tal non era solo una favola. Era il simbolo di un'epoca d'oro in cui i contatti tra le comunità sparse tra Italia, Svizzera e Austria erano semplici e frequenti. Quando il clima peggiorò, molte famiglie rimasero separate dai ghiacci che avanzavano. I racconti della Valle Incantata servivano a mantenere viva la speranza che, un giorno, quei sentieri si sarebbero riaperti. Ed è proprio in questa speranza che affonda le radici il loro abbigliamento. Se oggi camminate per le strade di Gressonei durante una festa, vedrete qualcosa di magico. Le donne del posto non portano un semplice cappello, ma una galdene aube. È una vera e propria corona circolare, fatta di 1 chilometro di finissimo filo d'oro intrecciato come un merletto. In passato, la montagna era un luogo pericoloso. Non c'erano banche. Così, i Walser trasformavano i loro risparmi in oro e li facevano cucire direttamente sui vestiti e sulle cuffie delle mogli. Era un modo per portare la propria casa e il proprio tesoro sempre con sé, anche tra le bufere. Quindi, quando vedete una donna Walser con la sua corona d'oro, ricordatevi che sta raccontando una storia senza parlare. Quell'oro è il ricordo della Valle Perduta, ma è anche il segno di un popolo che, nonostante il ghiaccio e il freddo, ha saputo conservare la propria luce e la propria bellezza, tramandandola di madre in figlia per secoli. Siamo arrivati alla fine del video. Spero che la leggenda vi sia piaciuta, che vi abbia incuriosito. Come è andata la giornata da noi? Tanto freddo, abbiamo bevuto il caffè col mio sistema nuovo e vi faccio vedere l'oro che oggi Andrea ha trovato e mi ha battuto. Eccolo qua l'oro. Per un torrente nuovo è un ottimo risultato. Detto ciò, da parte mia e da parte di Andrea, saluta! Da parte di Andrea, ci vediamo alla prossima avventura. Vi ricordo che fra un po' si spera arriverà il caldo e quindi incomincio a prendere le prenotazioni per chi vuole uscire con me. Quest'anno siete già in tanti, quindi non aspettate l'ultimo momento. Vi ricordo anche che sono su Amazon 2 miei libri pubblicati, uno per non cercatori e per chi ha le prime armi, che vuole avvicinarsi al nostro hobby, e l'altro invece di cucina, molto interessante. Più avanti cercherò di farvi vedere qualche ricetta e ci vediamo alla prossima leggenda e alla prossima avventura. Ciao!